Oggi preparo con voi, guardate qua, 2 kg di polpo, il polpo in pignata, c'è poco da dire, fate questa ricetta con me, iniziamo. E allora per prima cosa pulisco il polpo, andando a girare la calotta mi rendo conto che è già stato pulito, sono state tolte già le viscere, ovviamente in buona parte, ma devo farlo un po' meglio. Quindi se il vostro è sporco, girate la calotta e togliete tutto quello che troverete all'interno, poi questo dopo lo vado a sciacquare. Pulita la calotta, giro il polpo al contrario e vado a togliere il becco. Lo faccio premendo o altrimenti andiamo proprio, come dire, a cavare, cioè schiacciamo, ecco qua, e poi premo un po' sotto qua, sotto i tentacoli, ecco qua, per farlo uscire il rostro, eccolo qua, questo è il rostro, detto anche becco, ok, quindi pulito sotto, pulita la calotta. Ora dobbiamo occuparci soltanto degli occhi, quindi taglio la calotta che appoggio qui, poi devo togliere gli occhi, però faccio così, guardate, anche se questo è enorme, taglio così e questa parte dopo me la pulisco e poi vedete resta così e quindi faccio a metà, praticamente così, il polpo tra un tentacolo e l'altro e mi viene aperto così. Ora questo lo metto un attimo da parte, visto che questo polpo è enorme. E che cosa faccio? Tolgo gli occhi, eccoli qua, e qui vicino agli occhi, dietro agli occhi c'è anche della cartilagine che non va mangiata, ecco qua. E quindi, eccola qui, vedete dietro agli occhi, la tolgo e la butto via. Questa parte qui invece si può mangiare e quindi dopo la taglierò. Dunque, taglio la testa a metà, poi ancora a metà, e poi a pezzettoni piuttosto grossi. Considerate sempre che il polpo in cottura si ridurrà. Ora divido i tentacoli e uno e due, eccoli qua, sono 8 e poi li taglio a pezzettoni grossi di almeno 2 dita e mezzo, 3. Vengono fuori dei pezzettoni enormi, mamma mia. Ok, ci siamo. Ora rimetto nello scolapasta e vado a risciacquare bene bene sotto acqua corrente fredda. Ora, mentre il polpo sgocciola, taglio a metà uno spicchietto d'aglio che mi metto da parte, servirà dopo, e poi invece agli altri spicchietti, qua non c'è, dov'è? Vado a togliere l'anima, poi dopo aver tagliato l'aglio taglio la cipolla, sto sorridendo perché sto tagliando con questo coltellino qui che quando sono abbastanza taglienti funzionano più che bene, alle volte si
si spendono soldi, si perde tempo a comprare il coltello, poi delle volte con questi qua si fa tutto, l'importante è che taglino, ovviamente cose piccoline. Allora, tagliate la cipolla e l'aglio, faccio così, faccio un attimo i pomodorini, oddio non è che li faccio, ma li taglio. Più o meno patate e pomodorini dovranno essere della grandezza dei pezzetti di polpo. Ok, ora mi sposto sui fornelli e in un tegame di coccio metto dell'olio extravergine, poi metto la cipolla e l'aglio, il peperoncino, sistemo un po' e dopo circa un minuto metto il polpo e a fiamma alta faccio cuocere per 5-6 minuti. Ok, appena il polpo cambierà colore, sempre tenendo a fiamma alta, aggiungo il vino bianco e lo faccio evaporare. Ci vorranno circa 10-12 minuti, tenendo sempre a fiamma alta. Ora, mentre il vino evapora, sbuccio le patate e qui parte sempre la solita domanda: pelapatate o coltello? Se mi seguite saprete bene che io uso solo il pelapatate perché si fa meno scarto. Voi fatemelo sapere tramite i commenti qui sotto. Una volta sbucciate le patate, le taglio a pezzettoni. Come dicevo prima, pomodorini e patate devono essere grossi più o meno quanto il polpo, ed una volta tagliate tutte le sciacquo sotto acqua corrente fredda finché l'acqua, che in questo momento come vedete è torbida, diventerà bella limpida. Eccole qua. Ora, visto che manca ancora un po', prendo il coltello a seghetto e mi porto avanti, no, mi taglio così, mi porto avanti un po' di lavoro. Quindi taglio il pane, ma che fettone, inutile dirvi che se il pane fosse casereccio come questa delizia sarebbe meglio. Poi, una volta tagliate tutte le fettine, sopra ci strofino un po' d'aglio, su entrambi i lati, e qualcuno direbbe metticelo pure sulla crosta, qualcuno sarei io. Ecco qua. Poi, già che ci sono, trito un bel po' di prezzemolo e, signori e signore, io ho preparato praticamente tutto, quindi mentre cuoce poi tutto posso anche iniziare a pulire, così da trovarmi poi la cucina bella pulita e dovrò soltanto mangiare. Ecco qua. Ora mi sposto di nuovo sui fornelli dove il vino è evaporato, si sente proprio nell'aria, quindi metto i pomodorini, regolo un poco di sale e lascio cuocere per 25 minuti con il coperchio a soffietto, cioè lo lascio poco aperto. Ok, a questo punto metto, cercando di non far schizzare, le patate, do una bella mescolata, copro sempre a soffietto, cioè lasciando questa parte qui aperta poco
e faccio cuocere, abbasso un po' la fiamma però, a fiamma medio-alta, fino ad ora ha cotto a fiamma alta, per 30 minuti ancora. Ok, ora posso spegnere la fiamma, aggiungere il prezzemolo, continua a cuocere nella pignata, vedete ancora come se non avessi spento, filo d'olio, mescolatona, copro e lascio riposare per 20-25 minuti. Nel frattempo ne approfitto per fare le bruschette, quindi metto il pane in una bistecchiera e lo faccio abbrustolire su entrambi i lati. Volendo si può mettere un filo d'olio. Ed ecco qua. Guardate che spettacolo. Ora bruschettone. Ed ora sapete che faccio? Anzi, prima bagno un po' il pane, poi ve lo ricordate il polpo di prima quanto era grande? Guardate qua come si è ridotto. Non vi fate fa guai. Mamma mia. Fatelo, è squisito. Anche se il polpo è più piccolo, la cottura resta quella. E fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io per il momento vi saluto e come al solito prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito!